Bentornati! In questo video ci occuperemo della ferita da ingiustizia, come nasce, come influisce sul nostro comportamento e quale maschera dobbiamo indossare nella vita per celare questa ferita a noi stessi e agli altri. Ci vediamo all'interno del video. Giustizia significa apprezzamento, riconoscimento, rispetto dei diritti e dei meriti di ognuno. I suoi sinonimi sono la rettitudine, l'equità, l'imparzialità e l'integrità. Una persona che soffre di ingiustizia è qualcuno che non si sente apprezzato nel suo giusto valore, che non si sente rispettato e non crede di ricevere quanto debba ricevere. È una ferita che si risveglia nella fase di sviluppo dell'individualità del bambino, cioè tra i 3 e i 5 anni di età, nel momento in cui si prende coscienza di essere un essere umano, un'entità a sé stante, con le proprie peculiarità. Il bambino trova ingiusto non poter integrare bene la sua individualità e di non potersi esprimere ed essere se stesso. Questa ferita è vissuta soprattutto con il genitore dello stesso sesso, che risulta agli occhi del bambino freddo, incapace di sentire e di esprimersi. Il bimbo inoltre soffre per l'autoritarismo del genitore, le sue critiche frequenti, la sua severità, la sua intolleranza o il suo conformismo. L'anima che sceglie di tornare sulla terra per risolvere la ferita da ingiustizia si sceglie genitori che l'aiuteranno a riprendere contatto con questa ferita. La reazione di fronte all'ingiustizia consiste nel tagliare i ponti col proprio sentire, credendo così di potersi proteggere. La maschera che il bambino si crea in questo caso è la maschera della rigidità. Le persone rigide sono molto sensibili, ma sviluppano la capacità di non percepire questa sensibilità e di non mostrarla agli altri, dando l'impressione di essere persone fredde ed insensibili. I rigidi sono i più inclini a stare con le braccia conserte, così facendo bloccano la zona del plesso solare, appunto per non sentire. Un altro modo di non sentire consiste nel vestirsi di nero, e anche il fuggitivo ama vestirsi di nero, ma lo fa per scomparire. Le persone che soffrono delle due ferite, da rifiuto e ingiustizia, in generale amano gli abiti neri o comunque di colore scuro. Il rigido ricerca la giustizia e l'esattezza ad ogni costo e sarà diventando perfezionista che tenterà di essere sempre giusto. Crede che se quello che fa o dice sarà perfetto, sarà necessariamente anche giusto. È difficile per lui comprendere che agendo perfettamente in base ai propri criteri potrà anche contemporaneamente risultare ingiusto. Il rigido soffre facilmente di invidia, mentre la gelosia è molto più tipica del dipendente o del controllore. Il dipendente è geloso perché ha paura di essere abbandonato, il controllore invece ha paura di essere tradito. La maschera del rigido si riconosce dal corpo dritto, rigido, e il più possibile perfetto. Ha un corpo molto ben proporzionato, con spalle dritte, larghe quanto le anche. Può anche accadere che il rigido prenda peso durante la vita, ma avrà sempre un corpo molto ben proporzionato. Il rigido farà di tutto per non ingrassare, perché gli piacciono gli abiti ben stretti nella vita, oppure amano indossare cinture che appunto sottolineano il punto vita. Si tratta di un'azione inconscia per serrare la regione del plesso solare, ossia la zona delle emozioni. Sono persone vivaci, dinamiche, ma i loro movimenti sono rigidi e poco flessibili. Hanno la pelle chiara, lo sguardo luminoso e vivo, la mascella piuttosto serrata e il collo piuttosto rigido, dritto e fiero. Spesso sono evidenti addirittura i nervi nel collo. Se riconosci in te tutte queste caratteristiche fisiche finora descritte, vuol dire che soffri di una profonda ferita di ingiustizia. Se invece ne possiedi soltanto alcune, la ferita di ingiustizia sarà in te meno marcata.
Fin da bambino il rigido ha la percezione di essere apprezzato più per ciò che fa che per quello che è. È per questo motivo che diventa estremamente efficace e incomincia a muoversi in autonomia precocemente. Fa tutto il possibile per non avere problemi e crede che dicendo spesso non c'è nessun problema, le situazioni problematiche si risolvono in fretta e da sole, nascondendo a se stesso e a tutti gli altri quello che prova, dando l'impressione di rimanere imperturbato rispetto a qualsiasi situazione. Al rigido mancherà sempre il tempo perché vuole che tutto sia perfetto, mentre al controllore mancherà il tempo perché è troppo intento a occuparsi degli affari altrui. Giacché è sempre alla ricerca della giustizia, vuole accertarsi di meritare quanto riceve. Per lui meritare significa ottenere una ricompensa in seguito a una buona prestazione. Quindi se riceve senza aver lavorato abbastanza, fa il possibile per perdere tutto ciò che ha ricevuto. Addirittura potrebbe pensare di non ricevere nulla, perché dovrebbero essere straordinarie le sue prestazioni per meritare una ricompensa. Quando il rigido si commuove non vuole darla a vedere, ma lo si può riconoscere dal tono della voce, che diventa secco e rigido. Può usare perfino la risata per nascondere la sua sensibilità e le sue emozioni. La paura di sbagliare è fortissima nel rigido. Spesso si rende conto di essere ingiusto nei propri confronti, pretendendo troppo da se stesso. Vorrebbe risolvere tutto e subito, non si concede il tempo di sentirsi a fondo in qualsiasi situazione, di permettersi di essere umano e di avere ancora qualcosa da risolvere. La persona che indossa la maschera del rigido ha tendenza a arrossire facilmente. Tale reazione indica subito che prova vergogna per ciò che fa o ciò che non fa. Sono d'altronde i rigidi e i fuggitivi ad avere i maggiori problemi cutanei. La paura di sbagliare fa sì che un rigido si ponga spesso in situazioni in cui deve fare delle scelte. Più l'essere umano ha paura, più attira a sé situazioni corrispondenti alla sua paura. Le persone rigide hanno una grande capacità di autocontrollo nell'imporsi i compiti, dà sempre il meglio di sé e così esige che anche gli altri gli chiedano moltissimo. Ti ricordo che gli altri sono presenti per riflettere l'immagine che tu hai di te stesso e se gli altri pretendono troppo da te è perché tu fai lo stesso con te stesso. Il rigido ha infatti difficoltà non solo a rispettare i propri limiti, ma soprattutto a conoscerli. Giacché non si concede il tempo di sentire se ciò che fa corrisponde o no a una sua necessità, spesso esagera e si ferma soltanto quando ormai cade a pezzi. Ed è per questa ragione che il rigido è più incline a soffrire di esaurimento nervoso. La massima ingiustizia vissuta dal rigido è in verità nei suoi stessi confronti. Si mette facilmente sotto accusa e si deve autogiustificare, altrimenti si autoaccusa di ingiustizia. Non è perché parliamo mentalmente con noi stessi e cerchiamo di convincerci di meritare qualcosa che l'accettazione è reale, perché queste autoaffermazioni che vengono venduti nei corsi che trattano il tema dell'abbondanza dimenticano che la mente conscia agisce solamente al 5% nella nostra vita. Ciò vuol dire che noi dobbiamo comprendere i programmi presenti nel nostro subconscio che influenzano la nostra vita al 95%. La capacità di sentire e osservare la nostra reale condizione oltre lo strato della mente conscia è un passaggio obbligato per sanare profondamente le nostre ferite, rinascere e prendere coscienza di chi siamo in verità. Un conto è sapere le cose a livello intellettuale, un conto è sentirle, vederle e comprenderle e sanarle. Come puoi vedere, la nozione di merito è molto importante per il rigido. Non gli va che gli dicano che è fortunato, perché per lui essere fortunati non è giusto. Vuole meritare tutto ciò che gli accade. Se qualcuno glielo dice, risponderà: non è soltanto fortuna, perché per arrivare fino a qui ho lavorato duramente. Se ritiene di essere stato veramente fortunato e di non aver meritato ciò che gli è accaduto, si sentirà molto a disagio e in debito con qualcuno,
farà allora del suo meglio per non tenere tutto per se stesso. Una caratteristica del rigido, difficile da capire per le persone che non hanno provato la ferita da ingiustizia, è il fatto che egli trovi spesso più ingiusto l'essere favorito piuttosto che essere sfavorito rispetto agli altri. In tal caso vi sono rigidi che inconsciamente fanno il possibile per perdere tutto ciò che hanno o interrompere ciò che di positivo gli accade. Non c'è dunque da sorprendersi se si scopre che il rigido ha anche difficoltà a ricevere regali, perché poi si sente in debito. È quindi normale che la persona che soffre di ingiustizia sia del tipo che più spesso attrae a sé situazioni che considera ingiuste. Il rigido ha la capacità di tenersi sotto controllo e di crearsi degli obblighi. Ecco perché il rigido non riesce a capire perché un masochista non si metta a dieta e non lo accetta. Pensa che gli altri potrebbero riuscire a controllarsi come fa lui, se davvero lo volessero. La motivazione del rigido nel crearsi delle costrizioni è quella di raggiungere la perfezione per se stesso, in base al proprio ideale di perfezione. La persona che si tiene sotto controllo è quella che impone qualcosa a se stesso, spesso per paura, senza che questo corrisponda necessariamente ad un bisogno. Chi invece usa la forza di volontà sa ciò che vuole ed è determinato a ottenerlo. Ci riesce strutturandosi, non perdendo di vista l'obiettivo, pur rispettando i propri bisogni e i propri limiti. E quando un evento contrasta i suoi disegni, riesce a essere flessibile e a ristrutturare i propri piani per raggiungere uno scopo. Il rigido invece non verifica neppure se ciò che desidera corrisponde veramente a una sua necessità. Il rigido è spesso stressato perché si impone di essere perfetto in tutto quello che fa. Anche il controllore è stressato, ma per una ragione diversa. Vuole avere successo, vuole evitare lo smacco ad ogni costo per paura di dare agli altri un'immagine negativa di sé o di macchiare la propria reputazione. La persona che indossa la maschera del rigido è ben di rado malata, è molto dura nei confronti del proprio corpo. Quando il rigido non riesce più a tenersi sotto controllo, i sintomi compaiono tutti insieme. L'emozione più frequente del rigido è la collera, soprattutto nei confronti di se stesso. La sua prima reazione quando è in collera è quella di aggredire qualcuno, anche se in verità ce l'ha solamente con se stesso. Il rigido è di quelli che ha difficoltà a lasciarsi amare e a dimostrare il proprio amore. Pensa spesso troppo tardi a quello che avrebbe potuto dire o potuto fare. Essendo molto sensibile, il rigido evita di lasciarsi toccare psicologicamente dagli altri. La paura di venir toccato o influenzato da altre persone può essere abbastanza forte da creargli problemi cutanei. Come vedremo anche in medicina tradizionale cinese, la pelle è un organo di relazione che ci consente di toccare o di essere toccati dagli altri. Chi ha un problema di pelle si vergogna soprattutto di ciò che gli altri potrebbero vedere o pensare di lui. La paura del rigido di venir toccato dagli altri nel corpo si può leggere nel suo atteggiamento. Le braccia aderenti al corpo, i pugni serrati, le gambe strette tra di loro, sono tutti indicatori di chiusura. È incline a paragonarsi con persone che considera migliori e soprattutto più perfette di lui o lei. Il rigido si è sentito molto spesso paragonato da piccolo ai fratelli o alle sorelle, oppure agli amici o ai compagni di scuola. In quel momento ha accusato gli altri di essere ingiusti con lui, perché non sapeva che se i suoi genitori lo paragonavano era per mostrargli che lui stesso già lo faceva dentro di sé. Se ti riconosci in questa ferita e nella maschera della rigidità, la prima cosa da fare è vedere tutte le volte che nel corso della giornata ti comporti ingiustamente con gli altri e soprattutto con te stesso. Usa il tuo quaderno per appuntare questi episodi. Questa è la parte più difficile, ma sarà l'inizio della tua guarigione. La più grande paura del rigido è la freddezza. Ha tanta difficoltà ad accettare la sua freddezza quanto quella altrui e fa del suo meglio per mostrarsi caloroso e non si rende veramente conto di quanto gli altri possano trovarlo insensibile e freddo.
non può accettare questa sua freddezza perché sarebbe come ammettere d'essere senza cuore, ossia di essere ingiusto. Ecco perché è così importante per il rigido che qualcuno gli dica che è buono, ovvero bravo in ciò che fa e pieno di bontà. Nella vita sessuale, di solito, il rigido ha difficoltà a lasciarsi andare e provare piacere. Trova difficoltà nell'esprimere tutta la sua tenerezza, eppure è il tipo che fisicamente ha l'aria più sexy. Le persone rigide amano vestirsi con abiti stretti, sensuali ed essere fisicamente molto attraenti. La donna rigida è provocante, attrae a sé uomini per poi respingerli con grande freddezza se ritiene che vadano troppo oltre al consentito. Da adolescente sarà la donna rigida a trattenersi, a controllarsi meglio, con l'intento di mantenersi pura e perfetta per il grande fortunato. È facile che si crei un ideale di relazione sessuale non realista. Quando infine si concede, di solito rimane delusa, perché l'evento non corrisponde al suo ideale. Il rigido alimenta diversi tabù sul piano sessuale, perché il bene e il male dirigono anche questo aspetto della sua vita. Più la ferita è intensa, più la persona è rigida, più è difficile che raggiunga l'orgasmo. L'uomo potrà soffrire di eiaculazione precoce o addirittura di impotenza, a seconda della sua capacità di concedersi i piaceri della vita. Sul piano dell'alimentazione, il rigido preferisce cibi salati a quelli dolci. Di solito cercano di avere un'alimentazione ben equilibrata e fra le 5 tipologie descritte sono quelli che per primi sceglieranno di diventare vegetariani. Se esercita un controllo eccessivo sull'alimentazione, può perdere il controllo di fronte a dolci ed alcol. Se la cosa avviene in presenza di altre persone, si affretterà a spiegare a tutti che non gli succede mai, che questa è stata davvero un'occasione eccezionale. Ecco una lista di disturbi e malattie che può attirare a sé chi indosserà la maschera della rigidità. Sente la rigidità nel corpo sotto forma di irrigidimenti e tensioni, nella parte superiore della schiena e del collo e nelle parti flessibili del corpo, quali le caviglie, le ginocchia, i gomiti, i polsi, eccetera. Possono dunque percepire la corazza rigida che avvolge il loro corpo, ma non sentono che cosa si nasconde dietro questa corazza. Sono inclini all'esaurimento nervoso. Ogni malattia che termina con ite, che indica una collera trattenuta all'interno, è molto frequente nei rigidi. Torcicollo per la difficoltà che ha nel vedere tutti gli aspetti di una situazione considerata ingiusta. I problemi di stitichezza e emorroidi sono molto frequenti perché ha difficoltà a mollare la presa. La rigidità può farlo soffrire di crampi, soprattutto quando si aggrappa o si trattiene per paura. La difficoltà nel concedersi i piaceri che desidera può provocare problemi di circolazione e varici. Soffre spesso di pelle secca, di psoriasi, che è un'espressione frequente nei rigidi. I disturbi di fegato sono frequenti a causa della collera repressa. Il nervosismo è costante, ma il rigido riesce a tenerlo sotto controllo, di modo che da fuori non si veda. È frequente che il rigido soffra di insonnia, soprattutto quando una cosa non è perfettamente inconclusa. Ha anche problemi di vista a causa delle difficoltà nel vedere, che può avere una percezione errata di una situazione. Preferisce non vedere tutto ciò che ritiene imperfetto per non soffrire. La maggior parte dei disturbi del rigido, di solito, non sono abbastanza gravi perché vada dal medico e aspetta che guariscano da soli o cerca di guarirsi da sé. Ha troppa difficoltà a confessare che può aver bisogno di aiuto. I disturbi elencati finora possono manifestarsi in persone che hanno anche altre ferite, ma sembrano molto più frequenti fra chi soffre di ingiustizia. Mentre la maschera del controllore, ossia di colui che soffre della ferita da tradimento, nasconde la ferita d'abbandono, la maschera del rigido che serve per nascondere la ferita del rifiuto. Mentre la maschera del controllore, ossia di colui che soffre della ferita di tradimento, nasconde la ferita d'abbandono, la maschera del rigido serve a nascondere la ferita del rifiuto. Il bambino piccolo che si è sentito respinto per una ragione o un'altra cerca di non esserlo più, diventando il più perfetto possibile.
Dopo qualche anno non si sente più amato, malgrado i suoi sforzi verso la perfezione, e ritiene che questo non sia giusto. Decide allora di tenersi ancora più sotto controllo e di diventare così perfetto che non gli accadrà mai più di essere respinto. Ecco come si crea la maschera del rigido. Tagliare i ponti con il sentire aiuta a non sentire rifiuto. Se ci sono persone che possono soffrire per il rifiuto senza necessariamente soffrire di un senso di ingiustizia, tutti coloro che soffrono a causa dell'ingiustizia nascondono una ferita da rifiuto. Questo spiega spesso come invecchiando il corpo del rigido, uomo-donna che sia, diminuisca di volume e a volte di densità, soffrendo di osteoporosi, assumendo gradualmente la caratteristica del fuggitivo. Ti ricordo che a seconda della gravità della ferita e dell'intensità del dolore, questa maschera viene indossata di rado o molto spesso. I comportamenti tipici del rigido sono dettati dalla paura di rivivere la ferita dell'ingiustizia. Una persona in fase reattiva non è centrata e non è nel proprio cuore e quindi non può né star bene né essere felice. Ecco perché è così utile prendere coscienza dei momenti in cui sei te stesso e quelli in cui sei in fase reattiva. Per questo motivo ho realizzato un video sull'utilizzo del quaderno di bordo, dove appuntare le tue osservazioni, e ho realizzato altri video sempre sul canale YouTube di Humanitry, alla sezione Holistic Seed, dove spiego l'importanza dell'auto-osservazione e della presa di coscienza dei nostri pattern ripetitivi e di come l'ego ci raggira. Nel prossimo video parlerò di come gestire ciascun tipo di ferita. Ti invito a condividere questo video se pensi che possa essere utile per qualcuno, qualche tuo conoscente, familiare o amico. E ti invito a seguirmi nel percorso Holistic Seed per scoprire nuovi aspetti di te stesso e di te stessa, comprenderli e attraverso diverse pratiche porre un cambiamento. Se il video ti è piaciuto, ti invito a cliccare sulla campanella e rimanere iscritto al nostro canale YouTube di Humanitry. E inoltre puoi lasciare un tuo commento e cliccare su like se il video ti è piaciuto. Potete inoltre seguirci sul canale Instagram e Facebook sempre di Humanitry e sulla nostra piattaforma dove mettiamo tutti i nostri corsi www.humanitry.net. Grazie per la vostra presenza e alla prossima!